Amici, ben ritrovati ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi sono qui dopo un po' di tempo per raccontarvi qualche piccola chicca su Korg PA5X. Utilizzandola dal vivo mi sono accorto che innumerevoli controlli, la precisione, l'affidabilità fanno la differenza nel portare una macchina dal vivo e renderla compagna di viaggio musicale. Detto questo, ci spostiamo. Appena accendiamo la macchina siamo sul main. Sul main possiamo trovare l'accensione e lo spegnimento delle varie tracce e qui abbiamo microfono, l'harmonizer, gli effetti del microfono, la chitarra, l'ingresso linea. Quindi subito possiamo accendere e spegnere questi ingressi in maniera velocissima e qui abbiamo i fader per il controllo del volume. In questo caso il fader agisce in modalità catch. Che significa? Significa che quando noi ad esempio salviamo il volume a metà e poi per qualche motivo ci troviamo con il fader più basso, ovviamente se io muovo il fader lo scatto da metà a basso si sente subito. Invece che cosa fa? Questo fader comincia a funzionare solo passando la linea appunto del volume registrato in precedenza, quindi devo arrivare a metà e poi da qui posso intervenire se abbassare o ad alzare, quindi un fader proporzionale a livello di volume e questo è fondamentale su tutto quello che riguarda il volume in generale di tutti i parametri della Korg PA5X. Un'altra cosa importante, abbiamo il player 1 e il player 2 indipendenti da accendere e spegnere o in questo caso io ho settato che premendo player 1 mi toglie direttamente la traccia 4 del song, quindi del player 1, come nel player 2 mi toglie la traccia 4 anche qui. E abbiamo i volumi indipendenti, e anche questo è importantissimo, in più il volume del key, che sarebbe praticamente la tastiera che noi andiamo a suonare dal vivo live. E questa sicuramente è una cosa fondamentale. Se noi ci spostiamo nella parte del matrix, come vi avevo detto, e andiamo al 4, il 4 controllerà l'accensione di tutte le 8 tracce dello Styles o delle 16 tracce della song in base a cosa è caricato nel player. Quindi andando a premere il tasto, lampeggerà significa che la traccia 7 non suonerà e la traccia 7 in questo modo riprende a suonare. Quindi noi per togliere delle tracce in maniera veloce basta andare a premere e vedete che in un batter d'occhio andiamo ad avere anche la situazione visiva sotto controllo. Se noi ci fermiamo qui e andiamo su mic e chitarra, quindi microfono e chitarra, andiamo subito a vedere il microfono e la chitarra e i vari settaggi. Notate che qui c'è Dynamic, che significa che ho fatto una preimpostazione microfonica per la voce di Daniela con equalizzazione parametrica, compressore e riverbero. Se io premo questo tasto vado a mettere Ebermic, in questo caso ho la mia impostazione microfonica. Ma la cosa importante è che sempre a livello visivo abbiamo la sicurezza di avere attivo o disattivato quello che vogliamo. In questo caso è attivo riverbero, possiamo attivare il delay, possiamo attivare l'armonizzatore, possiamo attivare l'autopitch. Notate che se io premo armonizzatore si va ovviamente a accendere l'armonizzatore qui. Se io lo spengo qui mi si va a spegnere anche di qua. Nel senso che sono tutto quello che facciamo meccanicamente, quindi hardware, viene riportato nel display. Questa è un'altra cosa fondamentale. E poi il fatto di poter caricare il book sia sul player 1 che sul player 2, che fungono sia da player MIDI ma anche da styles, con la possibilità di bloccare il tempo per fare dei medley molto molto belli e con la stessa velocità. Questo sicuramente è un vantaggio. Anche il fatto di accendere upper e lower in maniera molto veloce, se noi andiamo su key, ci rendiamo conto subito quali sono gli upper e i lower e da qui possiamo accenderli sia ovviamente andando a cliccare per scegliere i suoni, ma in maniera più veloce lower e i tre upper subito li settiamo in questo modo. Un'altra cosa che vi posso dire, che andando nello style song, quindi avremo i volumi separati dello style scaricato, quindi basso, batteria, percussione, accompagnamento 1, 2, 3, 4, 5 e il key sempre che è a portata di mano in caso abbiamo il volume delle tastiere troppo forte
E in più questo funge anche da prime 8 tracce della base MIDI, poi si sposterà ad altre 8 tracce. Quindi questo è sicuramente, come dico io, un valore aggiunto. Presto ci sarà sicuramente, e lo ridico sicuramente perché come Korg ha ricordato nelle sue FAQ di Korg PA5X nel sito di Korg.com, ci saranno degli aggiornamenti che sistemeranno se alcuni problemi, ma metteranno delle funzioni nuove. Quindi attendiamo con grinta e pazienza, perché queste aziende lavorano e faticano a fare dei software nuovi, quindi degli update, soprattutto in macchine come queste, che si chiama Korg PA5X, ma comunque avrebbe forse dovuto cambiare nome o comunque avrebbe dovuto diciamo chiamarsi con un'altra dicitura, proprio perché è una macchina totalmente nuova a livello di suoni, a livello di sistema operativo, una macchina diversa. Segue le orme della Korg PA, quindi questo sicuro, però si capisce subito suonandola che c'è un mondo di risorse e un mondo nuovo dietro questo arranger. Detto questo, amici, io vi saluto, sono un po' affaticato anche con la voce, mi sentite, ma tornerò in forma prima possibile. Ok? Ciao a tutti ragazzi, ciao!